Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa canottiera ad uncinetto con questa fascia in cui lavoriamo a filet. Non è proprio il filet originale, ma è comunque uno schema a filet. Nel tutorial vi mostro tutto passo passo e vi do il link per lo schema che ho usato io. Voi potete usare questo schema o un altro, ma poi nel tutorial vi spiego tutto. Questa canottiera va bene a me, è una taglia SM come sempre. Vi do le misure, la circonferenza è di circa 82 cm e l'altezza è di circa 46-47 cm. Il giro manica è di circa 20 cm e per farla ho usato solo 3 gomitoli del Perla Fine di Mistrico Filati. È un filato super morbido di quelli che vi avevo mostrato nell'ultimo video di recensioni. 50% Pima Cotton, 50% viscosa da fibra di perla, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 165 metri. Sono consigliati uncinetti da 3 mm e io ho usato un uncinetto da 3 mm. Il colore che ho scelto io è il numero 12, ma ci sono tantissimi colori di questo filato meravigliosamente morbido. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove trovate il Perla Fine in tanti colori meravigliosi. Il lavoro inizia da questo mini sprone e per quanto riguarda questo vi do un'indicazione. Nel tutorial vi dico che ho iniziato con 200 catenelle e in effetti avevo fatto così e avevo lavorato tutte le righe per le spalline che formano anche appunto parte dello sprone. Ho lavorato tutto fino al sottomanica e poi alla fine ho capito che andava bene, ma era troppo largo qui per la mia taglia, quindi direi che con 200 catenelle potete iniziare se state lavorando una L, un XL, 2XL e così via. Se state lavorando un XS, una S o una M, iniziate con 180 catenelle. Questa è fatta con 180 catenelle, ho disfatto tutto e rifatto tutto e ho mantenuto, ma questo lo capite dopo quando vi spiego, ho mantenuto il numero di punti che ho usato per il davanti e per il dietro. L'unica cosa che è diminuita è l'altezza delle spalline. Per quanto riguarda le quantità, dipende ovviamente dalla taglia che volete lavorare, ma anche dallo schema, perché se lo schema che scegliete voi è meno traforato, ovviamente vi servirà più filato. Se usate questo schema, per una S sicuramente vi basta un etto e mezzo, per una M per sicurezza prenderei 2 etti perché io ho avanzato solo questo, per una L 2 etti e mezzo, 3, per un XL 3 etti e mezzo e così via. Credo di avervi detto tutto, non dimenticate di farmi sapere se vi piace questa canottiera e se la rifarete regalandomi il vostro like e scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. La prima cosa da fare per fare questa canottiera è lavorare una riga di catenelle lunga come tutto lo scollo della canottiera, le spalline e lo scollo sia del davanti che del dietro. Per la mia canottiera io ho lavorato 200 catenelle che mi hanno dato una lunghezza di circa 104 cm e questo scollo secondo me va bene per tutte le taglie, ma se volete uno scollo diverso non c'è problema, misurate con il metro il totale del vostro scollo e lavorate un numero di catenelle pari che abbia quella lunghezza. Nel tutorial non vi mostro la lavorazione di questo mini sprone con tutti i punti, facciamo un campioncino. Voi lavorate il numero di catenelle che avete deciso di lavorare per iniziare il lavoro. Iniziamo con un nodino iniziale e lasciamo una codina di filo un po' lunga all'inizio.
e lavoriamo il numero di catenelle che ci servono. Nel mio caso lavoro un campioncino più piccolo, ma per la mia canottiera ho lavorato 200 catenelle. Lavorato il numero pari di catenelle che ci servono, non chiudiamo in cerchio, lavoriamo 3 catenelle per il primo punto alto, una catenella per il primo archetto e iniziando dalla settima catenella dall'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lavoriamo un punto alto, una catenella, salto un punto e ripeto un punto alto, una catenella, salto un punto e andiamo avanti così per tutta la riga di catenelle. Una volta lavorata tutta la riga ci resta una catenella delle catenelle iniziali e completiamo con l'ultima catenella. A questo punto vi consiglio di misurare questa striscia e verificare che abbia la lunghezza giusta per lo scollo che volete per la vostra canottiera. Se dovesse essere troppo lunga, e considerate che comunque questo filato è super elastico, potete disfare qualche ripetizione. Per questo abbiamo lasciato aperto il lavoro. In questo modo potete disfare qualche ripetizione e qualche catenella sotto, e una volta che avrete la lunghezza perfetta per il vostro scollo possiamo chiudere in cerchio. In questo modo non dovete disfare tutto. Avviciniamo l'inizio e la fine del lavoro e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con le catenelle. Questo è il secondo punto alto, la catenella che c'è prima è l'archetto, quella ancora prima è l'ultima che sostituiva il punto alto, quindi qui chiudiamo con un punto bassissimo. Qui sotto chiuderemo in seguito. Nel giro 2 lavoriamo punti alti e lavoriamo degli aumenti. La ripetizione è 5 punti alti, un aumento. Sostituiamo il primo punto con un punto basso un po' allungato e una catenella o come preferite. Lavoriamo altri 4 punti alti nei punti alti e negli archetti. Cinque punti alti, un aumento, quindi nel prossimo archetto lavoriamo 2 punti alti e ripetiamo così per tutto il giro. 5 punti alti, un aumento. Alla fine del giro non è detto che arriviate giuste con la ripetizione. Nel mio caso, per esempio, mi restano 4 punti e quindi non ho la ripetizione intera per fare l'ultimo aumento. A questo punto contate quanti aumenti avete fatto nel giro. Nel mio caso sono 1, 2, 3, 4, 5. Se il numero di aumenti è dispari, fate un ultimo aumento alla fine del giro. Nell'ultimo archetto, anche se non avete completato la ripetizione. In questo modo abbiamo un numero pari di punti nel giro e ci troviamo giusti con il prossimo giro in cui lavoriamo di nuovo come nel giro 1. Un punto alto nel primo punto, che sostituiamo sempre con un punto basso e una catenella, salto un punto e ripeto. Un punto alto, una catenella, salto un punto e lavoriamo così per tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. Nel prossimo giro lavoriamo di nuovo punti alti e aumenti, ma in questo caso la ripetizione è
7 punti, un aumento. Iniziamo sempre sostituendo il primo punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nel successivo archetto lavoriamo 2 punti alti. E questa è la ripetizione che lavoriamo in questo giro. 7 punti alti, un aumento. Come nel giro 2, alla fine contiamo quanti aumenti abbiamo fatto. Se abbiamo un numero pari di aumenti, teniamo quel numero di aumenti e finiamo il giro con i punti che ci restano da lavorare. Se invece abbiamo un numero dispari di aumenti, aumentiamo un ultimo punto nell'ultimo archetto, anche se non abbiamo tutti i punti per completare l'ultima ripetizione. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto e lavoriamo di nuovo un giro uguale al giro 1. Un punto alto, una catenella, salto un punto alto per tutto il giro. Lavorate le prime 5 righe, otteniamo questo cerchio che è un mini sprone. La prima cosa da fare a questo punto è contare quanti forellini ci sono nella riga 5 del nostro lavoro. Nel mio caso ci sono 132 forellini e mettiamo 2 marker per dividerli a metà. Questi 2 marker possono partire dall'inizio del giro, da dove volete. L'importante è che dividiate a metà i forellini. Pieghiamo in 2 il lavoro. A questo punto dobbiamo decidere quanti forellini tenere per le spalline e quanti per il davanti e per il dietro. Nel mio caso ho ottenuto 34 forellini per le spalline e 32 per il davanti e per il dietro. Mettiamo 4 marker, uno che per me sono questi gialli, uno lo mettiamo nel punto in cui abbiamo chiuso il giro, contiamo i forellini che abbiamo deciso di tenere per il davanti o per il dietro, nel mio caso 32, e nel successivo punto alto mettiamo un marker. Contiamo tutti i forellini che abbiamo deciso di tenere per le spalline e mettiamo un marker nel punto successivo, nel punto alto successivo. Altri 32 forellini per il davanti, un marker e qui restano 34 forellini per l'altra spallina. Se voi avete usato un filato diverso o se avete uno scollo un po' più piccolo, dividete i forellini che avete come preferite. Considerate che nel mio caso metà della spallina, quindi per esempio il davanti, qui sono circa 15 cm e questa parte è circa 27 cm. Una volta messi questi 4 marker, iniziamo a lavorare la schiena o il davanti. La parte in cui c'è l'inizio del giro sarà la schiena, dall'altra parte facciamo il davanti e dobbiamo lavorare degli aumenti, delle righe con degli aumenti all'inizio e alla fine del lavoro per arrivare a metà della circonferenza che vogliamo per la nostra canottiera. Quindi facciamo un esempio. Io nella parte alta qui ho 27 cm e supponiamo che metà della circonferenza che mi serve sia 47 cm. Voi misurate quanti centimetri misura il lavoro qui e quanti centimetri vi servono per fare metà della circonferenza della vostra maglietta. Nel mio caso è 47 centimetri meno 27 centimetri è uguale 20 cm. Vuol dire che devo aumentare 10 cm da una parte e 10 cm dall'altra. Per capire quanti punti aumentare, prendiamo il metro e misuriamo
10 cm del lavoro che abbiamo già fatto e contiamo quanti punti ci stanno in 10 cm. Nel mio caso sono circa 23 punti, quindi so che devo aumentare circa 23 punti per ogni lato. E lo facciamo lavorando questa parte in cui lavoriamo a righe e facciamo degli aumenti all'inizio e alla fine di ogni riga. Possiamo aumentare un punto all'inizio, un punto alla fine, oppure 2 punti all'inizio, 2 punti alla fine, o anche 3 punti all'inizio, 3 punti alla fine. Dipende da quanti punti dobbiamo aumentare e da quante righe lavoriamo. E quante righe lavorare dipende da quanto ampio vogliamo che sia il giro manica. Diciamo che per una S potrebbero essere 5 righe, per un XL potreste arrivare a dover lavorare 10-11 righe. Nel mio caso lavoro 8 righe. Distribuiamo la maggior parte dei punti che ci servono in queste righe facendo gli aumenti e poi alla fine possiamo aggiungere nell'ultima riga delle catenelle da 0 fino a 6-7 catenelle per arrivare alla circonferenza, a metà della circonferenza che ci serve per la nostra canottiera. In questa parte della canottiera lavoriamo a righe. Teniamo presente che il dritto del lavoro è quello in cui vediamo i primi 5 giri che abbiamo lavorato sul dritto. Questa parte poi, che riguarda fino al sottomanica e un po' di più, è la parte sopra il seno, quindi questa parte la facciamo un po' più coprente, lavorando righe in cui lavoriamo un punto alto in ogni punto e se volete al centro potete fare un po' di forellini. Quanti e dove farli potete deciderlo voi. Io vi mostro come ho lavorato io, ma qui potete dare libero sfogo alla fantasia. Quindi adesso per iniziare a lavorare questa parte iniziamo dall'inizio del giro. Qui abbiamo chiuso l'ultimo giro del mini sprone, giriamo il lavoro e cominciamo a lavorare a righe e questa sarà la schiena. Sugli altri 2 marker lavoriamo il davanti nello stesso modo, davanti e dietro sono identici. Per la mia canottiera alla fine ho lavorato 2 righe in cui ho aumentato 2 punti all'inizio e 2 punti alla fine e 6 righe in cui ho aumentato solo un punto all'inizio e un punto alla fine. Voi, come abbiamo detto, distribuite gli aumenti di cui avete bisogno. Quindi se state lavorando una S probabilmente dovrete aumentare solo un punto in ogni riga. Se state lavorando un XL forse dovrete aumentare 3 punti ad ogni riga. E adesso vi faccio vedere come lavorare le righe con gli aumenti. Mettiamo l'ultima riga, la riga 5, sul rovescio, agganciamo il filo e cominciamo a lavorare a righe anche il davanti. Iniziamo a lavorare nel forellino dopo il marker, agganciamo il filo con un punto basso e iniziamo con un punto alto allungato che sostituiamo con un punto basso e 3 catenelle. E in questo archetto lavoriamo altri 2 punti alti. Quindi cominciamo così, un punto alto allungato e 2 punti alti nello stesso punto. Poi lavoriamo un punto in ogni punto e quando vogliamo iniziare a lavorare quadratini vuoti, i punti alti li lavoriamo nell'archetto del giro precedente, in modo da sfalsare i quadratini. E ripetiamo un punto alto, una catenella, salto un punto. E lavoriamo così fino all'altra parte in cui dobbiamo lavorare in modo speculare, quindi se da questa parte ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 quadratini in cui ho lavorato un punto alto in ogni punto, anche da questa parte a 5 quadratini dalla fine, 1, 2, 3, 4, 5,
Da qui inizierò a lavorare un punto alto in ogni punto. Fino a qui lavoriamo quadratini vuoti. E alla fine lavoriamo l'aumento, lavorando nell'ultimo punto 2 punti alti e un punto alto allungato. Passo tramite 1, poi tramite 2 e tramite 2 e giriamo il lavoro. Da qui in poi, nelle righe in cui lavoriamo 2 aumenti all'inizio e 2 alla fine, lavoriamo sempre 2 punti nel primo punto e 2 punti nel secondo punto. Nel primo punto lavoriamo 2 punti alti allungati, sostituiamo il primo con 4 catenelle e ne lavoriamo un altro. E nel secondo punto lavoriamo 2 punti alti. Lavoriamo tutta la riga lavorando un punto alto in ogni punto dove vogliamo lavorare punti alti e un punto alto nell'archetto, una catenella, salto un punto dove vogliamo lavorare quadratini vuoti. Nel mio caso, per esempio, lavoro sempre 2 quadratini in meno per lato, meglio un quadratino e mezzo in meno per lato ad ogni riga. Alla fine della riga, per lavorare 2 aumenti, lavoriamo 2 punti alti nel penultimo punto e 2 punti alti allungati nell'ultimo punto, che è quello che abbiamo sostituito con le catenelle. Quindi ogni volta che vogliamo aumentare 2 punti all'inizio e alla fine della riga, lavoriamo così. All'inizio lavoriamo 2 punti alti allungati nel primo punto e il primo lo sostituiamo con 4 catenelle e poi 2 punti alti nel secondo punto e alla fine 2 punti alti nel penultimo punto e 2 punti allungati nell'ultimo punto. Se invece vogliamo aumentare 3 punti all'inizio della riga, nel primo punto lavoriamo 2 punti alti doppi. Il primo lo sostituiamo con 5 catenelle e ne lavoriamo un altro. Poi lavoriamo un punto alto allungato sempre nel primo punto e nel secondo punto lavoriamo un punto alto allungato e un punto alto. E questo è l'aumento che facciamo all'inizio della riga. Nel primo punto lavoriamo 3 punti, 2 punti alti doppi, un punto alto allungato e nel secondo punto lavoriamo 2 punti, un punto alto allungato e un punto alto. Lavoriamo tutta la riga e alla fine, per fare i 3 aumenti, nel penultimo punto lavoriamo un punto alto e un punto alto allungato e nell'ultimo punto lavoriamo un punto alto allungato e 2 punti alti doppi. E così aumentiamo 3 punti alla fine della riga. Nel penultimo punto lavoriamo un punto alto e un punto alto allungato e nell'ultimo punto un punto alto allungato e 2 punti alti doppi. Se invece dobbiamo lavorare solo un aumento all'inizio e alla fine della riga,
All'inizio lavoriamo 2 punti alti allungati nel primo punto, sostituiamo il primo con 4 catenelle e ne lavoriamo un altro e poi lavoriamo un punto in ogni punto e lo stesso facciamo alla fine della riga. Se dobbiamo aumentare solo un punto alla fine della riga, nell'ultimo punto lavoriamo 2 punti alti allungati. Sono andata avanti e ho lavorato anche la parte davanti. Come dicevamo, per la mia canottiera ho lavorato 8 righe. Nelle prime 2 ho aumentato 2 punti all'inizio e 2 punti alla fine e nelle altre 6 righe ho aumentato un punto all'inizio e un punto alla fine. Non tagliamo il filo né da una parte né dall'altra, perché fatte queste 2 parti, se serve aggiungiamo delle catenelle e uniamo il davanti con il dietro, perché da qui in poi ricominciamo a lavorare a giri. Riprendiamo il lavoro e se dobbiamo aggiungere delle catenelle nel sottomanica le aggiungiamo in questo momento. Per esempio, per la mia canottiera io aggiungo una sola catenella. Voi potete aggiungere qui fino a 6-7 catenelle se necessario e agganciamo al dietro o al davanti con un punto bassissimo. Facciamo una catenella di sicurezza e da una parte tagliamo il filo. Aggiungiamo lo stesso numero di catenelle anche dall'altra parte, sull'altro fianco della canottiera, e agganciamo anche qui con un punto bassissimo. E questo sarà il nuovo inizio del giro. A questo punto ricominciamo a lavorare a giri su tutta la circonferenza della canottiera, ma siccome fino a qui abbiamo girato il lavoro ad ogni giro, finché lavoriamo righe di punti alti, tutte righe di punti alti, continuiamo a girare il lavoro ad ogni giro. Il che vuol dire che ogni volta che chiudiamo il giro con un punto bassissimo, come in questo caso, giriamo il lavoro e ricominciamo a lavorare tutto un giro sul rovescio, in modo che la trama dei punti rimanga uguale. Sostituiamo il primo punto alto con un punto basso e una catenella, o come preferite, e andiamo avanti a lavorare a giri, un punto alto in ogni punto senza più aumentare, andando avanti a fare forellini se ne abbiamo ancora da fare. Nel mio caso, per esempio, con le 8 righe ho finito i forellini. Nella prossima riga, nel prossimo giro, non ho più forellini da lavorare, quindi lavoro righe lavorando un punto alto in ogni punto. Se voi avete qui più forellini, continuate a lavorare il disegno che state lavorando, oppure se da qui in poi volete ricominciare ad aumentare i forellini, potete farlo, o se volete lavorare una riga di punti alti e una riga di forellini come abbiamo fatto all'inizio, potete fare anche questo. Potete lavorare come preferite. Sono andata avanti e per la mia canottiera ho lavorato altri 8 giri, lavorando un punto alto in ogni punto, e nel primo di questi 8 giri ho lavorato ancora un quadratino vuoto al centro. E poi ho lavorato un giro, lavorando come abbiamo fatto all'inizio, ripetendo un punto alto, una catenella, salto un punto. Voi qui potete lavorare tutti i giri che volete, lavorando un punto alto in ogni punto, e una volta completata questa parte lavoriamo il resto del corpo della canottiera. E per questa canottiera io vi propongo uno schema che è tipo filet. I quadratini del filet sono più grandi di questi sono più piccolini, ma il concetto è lo stesso.
Il concetto è lavorare uno schema di quadratini vuoti e quadratini pieni che creano un disegno. Questo è lo schema che vi ho preparato e che vi propongo, ma qui sotto potete usare lo schema che preferite. Basta considerare quanti quadratini abbiamo, quanti giri ancora dobbiamo lavorare e vedere che effettivamente il disegno che scegliamo ci stia nella canottiera. Di questo schema vi lascio il link nella descrizione del video. La descrizione del video la trovate qui sotto. Sotto qui c'è scritto il nome del canale, qualche altra parola e poi c'è scritto altro. Se cliccate su altro si apre una finestra un po' più grande con più righe e poi di nuovo c'è scritto altro. Cliccate di nuovo su altro e si apre completamente la descrizione del video. Lì trovate un sacco di informazioni interessanti, tra cui il link per scaricare questo schema. Questo schema lo potete usare così com'è oppure modificarlo ulteriormente, ruotando i fiori, spostandoli di posizione, mettendoli come preferite, ridisegnandolo. Per esempio, io l'avevo disegnato diverse volte finché poi alla fine ho trovato lo schema che mi piaceva di più. Una volta capito come vogliamo posizionare lo schema, dobbiamo considerare quanti quadratini abbiamo nel nostro giro e quanti quadratini mi servono per lavorare lo schema. Nel mio giro, basta contarli, tutti i quadratini dell'ultimo giro, nel mio giro io ho 84 quadratini e lo schema che ho disegnato occupa 73 quadratini. Vuol dire che se io inizio dal primo quadratino del giro, la parte che riguarderà il disegno riguarderà tutto il davanti e parte del dietro e poi avrò una fascia sul fianco e sul dietro da questa parte in cui lavorerò sempre quadratini vuoti in tutte le righe. Quindi voi contate quanti quadratini avete perché potreste averne di meno o di più e considerate quanto disegno lavorare, se togliere un fiore, se aggiungere un fiore, perché per esempio, e non ho ancora deciso del tutto su questo fatto, potrei anch'io togliere un fiore, usarne solo 5 e anziché iniziare a lavorare i fiori dal fianco, iniziare per esempio da 3/4 e allora i fiori riguarderebbero tutta questa parte del davanti e circa metà del dietro e avrei un'altra parte della canottiera tutta di quadratini vuoti. Lo stile che volete dare alla canottiera dipende da voi. Io vi insegno come leggere lo schema e come lavorare questo simil filet che è super semplice e molto divertente da lavorare perché ci intrattiene, ci rilassa, perché dobbiamo contare i punti continuamente. Vi insegno come leggere lo schema, come lavorare i quadratini pieni, i quadratini vuoti e poi ovviamente questa parte la lavoriamo in maniera autonoma. Un'altra cosa importante che non vi ho detto, da qui in poi lavoriamo senza girare il lavoro. Quindi questo ultimo giro in cui lavoriamo un punto alto, una catenella, salto un punto, lo lavoriamo sul dritto del lavoro. Anche se, come nel mio caso, avevo lavorato dritto anche l'ultimo giro di punti alti e da qui in poi non giriamo più il lavoro, lavoriamo sempre sul dritto. No. Nello schema trovate i numeri dei quadratini, sono numerati in questo senso e anche in questo senso e queste righe più scure sono ogni 10 quadratini e queste righe un po' meno marcate segnano una cadenza di 5 quadratini. Una riga la lasciamo, almeno una riga, la lasciamo di vuoto nella parte alta e questo giro per quanto mi riguarda è quello che ho già lavorato lavorando tutti i quadratini vuoti. Quindi giro 1, tutto un giro di quadratini vuoti. Giro 2, abbiamo 10, 20, 30, 40,
41, 42, 43, 44 quadratini vuoti, poi dobbiamo lavorare 2 quadratini pieni e tutto il resto del giro quadratini vuoti. Il vostro giro non finisce qua, il giro finisce dove finisce il giro, lo schema finisce qua, ma diciamo che da qua in poi sono tutti quadratini vuoti. Quindi nel prossimo giro lavoriamo 44 quadratini vuoti, 2 quadratini pieni e poi tutti i quadratini vuoti. Vi ricordo che da qui in poi non giriamo più il lavoro, inoltre da qui in poi lavoriamo punti alti sopra i punti alti e catenelle sopra le catenelle. Quindi questo è l'ultimo punto del giro precedente, qui lavoriamo il primo punto alto, una catenella, un punto alto sul punto alto. Quindi i quadratini sono uno sopra l'altro e questo è uno. E andiamo avanti a lavorare quadratini vuoti. In questa riga abbiamo visto che dobbiamo lavorare intanto 44 quadratini vuoti. Una volta lavorati i 44 quadratini vuoti, lavoriamo 2 quadratini pieni. Semplicemente lavoriamo un punto alto nell'archetto, un punto alto nel successivo punto alto e questo è un quadratino pieno. E questi sono 2. Completiamo il giro lavorando tutti i quadratini vuoti. Nel prossimo giro, che è il giro 3, cominciamo a lavorare anche questo petalo di questo fiore e se contiamo abbiamo 10, 20, 37 quadratini vuoti, 3 pieni, 3 vuoti, 3 pieni e poi tutti i quadratini vuoti fino alla fine del giro. Andiamo avanti a leggere lo schema in questo modo e a lavorare tutto lo schema di quadratini pieni e vuoti. A questo punto abbiamo 2 possibilità: o per ogni giro contiamo sempre i quadratini oppure cominciamo ad orientarci con il disegno. In questo caso conviene ruotare lo schema. Mettendo lo schema sottosopra vediamo il disegno così come lo stiamo lavorando. Nella riga 2 avevamo lavorato 2 quadratini pieni, solo 2, e sono questi 2. Nella riga successiva vediamo che incontriamo, prima di questi quadratini, incontriamo un altro petalo in cui dobbiamo lavorare questi 3 quadratini pieni, poi 3 vuoti e 3 pieni. Quindi, se vogliamo, possiamo contare i quadratini vuoti da lavorare e poi lavorare i quadratini pieni, oppure possiamo mettere dei marker dove leggiamo che dobbiamo mettere dei quadratini pieni. In questo caso, per esempio, abbiamo fatto 3 quadratini pieni e sono questi, 3 vuoti e 3 vuoti li troviamo nello schema e poi 3 pieni e sono questi. Nel giro ancora successivo continuiamo a lavorare questo petalo e poi iniziamo anche questo e questo. Quindi lavoriamo tutti i quadratini vuoti fino al quadratino in cui avevamo lavorato un quadratino pieno nel giro precedente. Quindi senza contare lavoriamo tutti i quadratini vuoti fino a qui. Qui lavoriamo i 4 quadratini pieni, che sono questi, un quadratino vuoto ed è questo, 4 pieni, un vuoto, un pieno e poi qui dobbiamo lavorare 6 quadratini vuoti, un pieno e quindi andiamo avanti così, leggendo lo schema e lavorandolo così come richiesto. Cinque, 6 quadratini vuoti e un quadratino pieno.
e possiamo verificare che nello schema poi non ci sono più quadratini pieni e quindi lavoriamo tutto il resto del giro lavorando quadratini vuoti. E in questo modo andiamo avanti a lavorare tutti i giri. Attenzione, perché è vero che seguendo il disegno non serve contare tutti i quadratini, però via via iniziano anche gli altri fiori, quindi bisogna sempre guardare lo schema per verificare che stiamo lavorando effettivamente il disegno giusto. Andiamo avanti a lavorare in questo modo tutto lo schema che abbiamo scelto. Sono andata avanti a lavorare, ma come vedete sembra che la circonferenza della canottiera si stia stringendo. In realtà non è così, perché i punti che ho sono sempre gli stessi. Il motivo per cui la circonferenza si stringe un po' è perché quando lavoriamo le catenelle sono leggermente più piccole dei punti, per esempio dei punti alti, e questo fa sì che la circonferenza si rimpicciolisca. Addirittura ci sono delle persone che lavorano le catenelle veramente molto più strette dei punti, in questo caso vi trovereste con una circonferenza ancora più piccola. Quindi, se per la vostra canottiera voi volete che dopo il seno la canottiera si stringa, che faccia l'effetto di un top, è perfetto, andate avanti a lavorare così, mantenendo lo schema come l'abbiamo visto. Se invece volete che la canottiera vada giù dritta, cioè che mantenga la circonferenza o addirittura aumenti un po', ho pensato a delle soluzioni alternative. La prima, la più semplice, è lavorare da qui in poi con un uncinetto un po' più grande. Se fino a qui ho usato un uncinetto da 3 mm, da qui in poi uso un uncinetto da 3,5 o addirittura da 4. In questo modo naturalmente la circonferenza aumenta un po'. Se invece volete che la canottiera da sotto il seno aumenti decisamente la circonferenza e sia una magliettina abbondante che cade morbida, nel primo giro dopo i punti alti fate aumenti. Dopo vi mostro come farli. Lavoriamo più o meno aumenti per ottenere un effetto più o meno largo in questa parte della canottiera. A quel punto ovviamente avremo più quadratini nel giro e quindi adattiamo lo schema. Per esempio, se state usando lo schema che vi ho dato io, possiamo aggiungere un fiore. L'ultima possibilità, la più laboriosa un po', è quella di lasciare che la canottiera si stringa un po' nel punto vita e poi aumentare un po' sotto in modo che sia sagomata. A questo punto quello che dobbiamo fare è fare degli aumenti via via che lavoriamo i giri. Non è un problema, ma dobbiamo segnarlo nello schema, perché da una parte posso aumentare alla fine del giro, prima della fine del giro, e se aumento prima della fine del giro semplicemente avrò dei quadratini vuoti in più prima della fine del giro e non c'è problema, ma sull'altro fianco sono al centro dello schema e quindi se io decido per esempio in questa riga di aumentare di un quadratino, qua anziché avere 4 quadratini vuoti ne avrò 5 e questo vale anche per il giro successivo. Se nel giro successivo non faccio aumenti, qui però non posso guardare lo schema e dire ci sono 4 quadratini vuoti perché sopra ne ho 5, quindi devo ricordarmi che qui dovrò fare un quadratino in più vuoto e quindi me lo scrivo 5. Se nel giro successivo voglio fare un altro aumento, qua non c'erano più 4 quadratini vuoti, ma ne troverò 5 dal giro precedente e poi ne devo fare ancora un altro e sono 6. Quindi se nel giro successivo non faccio ulteriori aumenti, qui non avrò 3 quadratini vuoti, ma ne avrò 2 in più perché arrivo già con 2 aumenti fatti e quindi devo segnarmelo e sapere che qui devo lavorare 5 quadratini vuoti e non 3 come è disegnato nello schema. Quindi non è un problema,
ma dobbiamo segnarlo nello schema in modo da mantenere il disegno. Semplicemente qui in mezzo ci sarà un po' più di spazio tra i due fiori. Vi ho mostrato questa cosa perché così avete tutte le possibilità di fare la canottiera come volete voi, anche perché penso che disferò tutto e attuerò il terzo piano, cioè quello in cui lavoro normalmente fino a qui, quindi probabilmente disferò fino a qui e poi aumento dei quadratini via via. Vediamo adesso come aumentare un quadratino. Per aumentare un quadratino, supponiamo che qui io debba lavorare un quadratino vuoto, quindi sarebbe una catenella, salto un punto alto. E questo è un quadratino vuoto normale. Se voglio aggiungere un quadratino, faccio una catenella, un punto alto nello stesso punto. E questo è un quadratino in più nella prossima riga. Una catenella, salto un punto alto e così via. E qui abbiamo aggiunto un quadratino. Come abbiamo detto, dobbiamo segnarlo nello schema in questa riga e anche nelle successive, in modo da ricordare che se qui abbiamo una zona di quadratini vuoti, abbiamo un quadratino vuoto in più rispetto allo schema scritto. Sono andata avanti e ho lavorato tutto lo schema aumentando come abbiamo detto. Se usate uno schema come questo, vi consiglio di aumentare solo i quadratini vuoti, altrimenti modifichiamo il disegno, la forma dei fiori. E per quanto riguarda me, io ho aumentato solo vicino ai quadratini pieni, come per esempio in questo caso. Tutte le volte che ho aumentato quadratini vuoti, ma li ho aumentati di fianco a dei quadratini pieni. Qui ho lavorato una catenella, un punto alto nello stesso punto e quindi dalla riga successiva c'è un quadratino vuoto in più. Tutti gli aumenti che ho fatto li ho fatti di fianco a quadratini pieni, in modo che visivamente si noti meno l'aumento. Se volete fare gli stessi aumenti che ho fatto io ho iniziato a aumentare dalla riga 10 e ogni volta che ho aumentato ho scritto più 1 nello schema. E poi nelle righe successive, come abbiamo detto, riportiamo quanti quadratini troveremo e questa cosa la facciamo di riga in riga in modo da scrivere ogni volta se facciamo degli aumenti. Per esempio in questo caso io qui scrivo 8 perché in questa riga nello schema, considerando che ho già fatto un aumento in precedenza, dovrei avere 8 quadratini e poi scrivo più 1 perché in questa riga voglio fare un altro aumento e lo segno di riga in riga. In totale ho aumentato 11 quadratini distribuendoli tra un fiore e l'altro. Il link di questo schema con i miei appunti scritti lo lascio dove trovate anche l'altro. L'ultimo giro dello schema che vi ho dato io è un giro in cui lavoriamo tutti i quadratini vuoti. Per la mia canottiera io ho lavorato un altro giro lavorando un punto alto in ogni punto e poi un giro di quadratini vuoti. E per quanto riguarda la mia canottiera la lunghezza è già giusta così. Se voi la volete più lunga potete continuare a ripetere un giro di punti alti e un giro di quadratini vuoti in modo da riprendere il disegno dello scollo. E anche in questi giri, nei giri in cui lavoriamo un punto alto in ogni punto, se vogliamo possiamo continuare a fare aumenti. Io ho fatto 4 aumenti anche in questo giro, semplicemente lavorando 2 punti alti, per esempio in un archetto. Una volta raggiunta la lunghezza che ci serve per la canottiera, facciamo le finiture e le finiture sono identiche nel bordo inferiore, in tutto lo scollo e nel giro manica. Una volta lavorato l'ultimo giro, ho chiuso con un punto bassissimo nel primo punto alto come sempre, ci spostiamo nel prossimo archetto con un punto bassissimo e da qui lavoriamo il giro di finitura. Un punto basso nell'archetto, una catenella, salto un punto e ripeto.
una catenella, salto un punto basso nell'archetto per tutto il giro. E alla fine del giro tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando non nel primo punto basso ma nella catenella successiva e poi al centro dell'ultima catenella che abbiamo lavorato e del primo punto basso. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti. Con un ago chiudiamo anche le catenelle iniziali che avevamo lasciato aperte, entrando nel primo punto alto e collegando il lavoro. Anche qui facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Il giro di finitura per lo scollo è identico a quello che abbiamo lavorato nella parte bassa. Nel giro manica lavoriamo lo stesso giro. Dove lavoriamo sui punti è proprio identico. Vi mostro come lavorare in testa alle righe. Iniziamo da sotto qui. In questo caso lavoriamo nell'archetto formato dal primo punto di ogni riga. Lavoriamo un punto basso nel primo punto della prima riga, una catenella, un punto basso nell'archetto formato dal primo punto della riga precedente. Qui lavorate un po' largo, oppure se volete potete usare un uncinetto di mezza misura in più. La ripetizione è sempre la stessa: un punto basso nell'archetto formato dal primo punto di ogni riga e una catenella. E poi ricominciamo a lavorare negli archetti normalmente. E la canottiera è pronta. E come al solito vi devo dire che sono super soddisfatta del risultato. Spero tanto che piaccia anche a voi. Fatemelo sapere scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video o regalandomi il vostro like, e soprattutto, come sempre, se fate questa canottiera ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Vi ricordo che per fare questa canottiera ho usato solo 3 gomitoli del Perla Fine e anche di questo vi lascio il link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!